Ciao, benvenuto in un nuovo video del mio canale dove parlo di illustrazione, acquerelli, ispirazione e vita da artista. Sono Madalina e oggi voglio condividere con te 5 insegnamenti che mi sono stati dati da grandissimi artisti molto conosciuti nell'ambito dell'illustrazione e animazione. Ma prima di partire mi farebbe davvero molto piacere se volessi entrare a far parte della mia community qui su YouTube, iscrivendoti al mio canale e seguirmi su Instagram dove condivido la mia arte. Sii autentico. Questo è uno degli insegnamenti di Ana Victoria Calderón che ho avuto l'occasione di conoscere durante il suo evento Magic Jungle. Per essere autentici bisogna rimanere fedeli ai propri valori e questi valori devono influenzare le tue decisioni future. Sembrano parole grandi, potresti pensare che questo insegnamento non faccia per te, per la tua piccola realtà artistica. E invece ti dico di sì. Prendiamo continuamente decisioni. Quante volte posti sui social è una decisione. Fare stories legate alla tua vita è una decisione. Accettare una commissione a basso prezzo è un'altra decisione. Fai in modo che tutto quello che decidi e deciderai sia in linea con quello che pensi e con i tuoi valori e non sia influenzato da quello che fanno gli altri. Questo è il rischio più grande che fa perdere autenticità. È difficile analizzarsi e chiedersi perché sto facendo questo. È difficile anche per me, ma ho iniziato ad essere più consapevole e far vedere sui social solo quello che mi sento di far vedere, dipingere solo quello che rispecchia me stessa e accettare solo lavori che mi entusiasmano, anche a prescindere dal prezzo. Diversifica i tuoi guadagni. Sfatiamo il mito dell'artista pezzente. Ana Victoria Calderón ha detto nel suo seminario che guadagna più di molti imprenditori. E questo è dovuto al fatto che ha saputo essere presente contemporaneamente su tante piattaforme diverse. Con l'illustrazione si possono fare e vendere prodotti fisici, lavorare per clienti e o editori, fare e vendere prodotti digitali, insegnare, fare blogging o social media o fare licensing, cioè concedere una licenza a determinate aziende per usare le tue illustrazioni dietro il pagamento di una percentuale. Insomma, l'importante è non rimanere incastrati nel mondo delle commissioni private. Cerca di aggiungere un'altra potenzialità ai tuoi lavori. Io faccio tuttora commissioni private, ma le trovo meno gratificanti dell'insegnare o lavorare a progetti editoriali. Ovviamente anche queste scelte dipendono dai tuoi valori. L'illustrazione è comunicazione. Secondo Armand Serrano, un illustratore della Disney che ho avuto il piacere di conoscere durante l'evento Playgrounds 2021, l'artista deve essere tanto bravo nella ricerca degli elementi da disegnare quanto a disegnarli. Ha parlato del suo contributo per le avventure di Olaf, che è una sorta di cortometraggio legato al mondo Frozen. In pratica il suo compito era quello di disegnare diverse porte per diverse facciate di case sullo sfondo. E tu dirai, ma sì, cosa ci vorrà a disegnare delle porte? Eppure lui ha fatto decine di ricerche e studi in merito. Voleva che ogni porta appartenesse allo stesso stile e mondo di Frozen, ma avesse pur sempre delle sue caratteristiche uniche, diverse dalle altre porte, e la sua impronta d'artista. Ha concluso dicendo che ora si sente un esperto di porte e che è molto fiero di aver allargato la sua libreria di immagini. Libreria di immagini è un'espressione che sento dire spesso agli artisti quando intendono che hanno osservato e studiato tanti soggetti diversi. Draftsmanship, un altro termine che ho sentito dire da ogni artista, in particolare da Aaron Blaise durante la fiera Vertex. Questo termine sta per competenze da disegnatore. Hai presente i vecchi film della Disney come Biancaneve o Pinocchio? Quei film erano disegnati interamente a mano e ci volevano 24 disegni per ogni secondo di animazione. Pensa a quanti disegni ci sono voluti per realizzare 90 minuti di film. Perché parlo proprio della Disney? Perché Aaron Blaise è uno di quegli illustratori che ancora disegnava a mano alla Disney. Non smette mai di ribadire l'importanza di esercitarsi sempre nel disegno per potersi esprimere al 100% e per sentirsi più sicuri di sé. Hai presente la frustrazione di quando hai una bella immagine in mente, ma quando ti trovi di fronte al foglio non sai da dove partire? Fidati, quello è dovuto alle lacune nel disegno. Quindi la prossima volta che sentirai dire da un artista che devi fare tanta pratica e disegnare tanto per diventare bravo, credigli, non ci sono scorciatoie. Instagram non è il tuo portfolio. Questo è ciò che ha detto Loish sempre durante la fiera Vertex. E perché Instagram non potrebbe essere il tuo portfolio? Dopotutto sono visibili tutte le tue immagini, no?
Non può esserlo invece perché Instagram ha una timeline, cioè nella parte alta del tuo feed sono posizionati i tuoi lavori più recenti, ma non quelli che tu reputi migliori, mentre un portfolio dovrebbe contenere solo i lavori migliori perché sia professionale. Pensa anche agli algoritmi. Instagram fa vedere alle persone solo i lavori appena pubblicati o quelli più popolari. Inoltre, i social vanno visti come delle piazze piene di persone che si conoscono e si parlano, non come semplici vetrine. Quindi su Instagram posta un po' di tutto, un disegno, un lavoro finito o un lavoro in corso e fai amicizia con gli altri artisti, mentre per il portfolio da presentare alle aziende dedica uno spazio diverso, magari su un sito personale o su siti come Behance. Voglio darti ora un sesto insegnamento come bonus. Fai vedere sui social solo quello che ti piace dipingere. Questo ti eviterà tante incompressioni e stress. Mettiamo il caso che hai pubblicato un paio di ritratti anche se non ti piace molto farli oppure ti trovi magari in difficoltà a farli. Dopo un po' ricevi magari una richiesta o addirittura più richieste proprio per dei ritratti. Come ti sentiresti? Sono sicura che penseresti: cavoli, ma le persone non hanno proprio capito che mi piace dipingere di più i paesaggi? No, le persone, soprattutto quelle che non ti conoscono abbastanza, si basano solo su quello che vedono. Se hanno visto dei ritratti nel tuo feed di Instagram, è probabile che abbiano pensato che ti piace farli. Quindi, invece di seguire i trend o gli altri artisti, assicurati di seguire quello che piace fare a te. E così il cerchio si chiude. Abbiamo iniziato parlando di valori e concludiamo sempre rifacendoci ai nostri valori. Spero che questi insegnamenti ti possano essere utili per la tua carriera artistica, ma anche solo per te stesso come artista. Attendo nei commenti la tua opinione e l'insegnamento che hai trovato più adatto alla tua situazione. Grazie di avermi seguita, ci vediamo nel prossimo video e nel mentre anche nelle stories di Instagram. Ciao!